Ora puoi fare tutto quello che vuoi, anche andarti ad incollare alla Primavera di Botticelli. A questo punto dell'album c'è un trittico, cioè 3 tracce, 3 brani musicali che sono collegati, in realtà parlano della stessa cosa, parlano di un'unica tematica da 3 punti di vista differenti. Il primo si intitola Just a Little Bit of Glue, solo un pochino di colla. Ho immaginato questo pezzo di musica pensando a come si può sentire un attivista di ultima generazione come Simone Ficicchia o come Laura Zorzini, mentre entra con la colla in tasca nel Museo degli Uffizi per andare a fare un'azione di protesta incollandosi al vetro della Primavera di Botticelli. Preciso fin da subito che nessun attivista di ultima generazione ha mai danneggiato opere d'arte. Si sono incollati al vetro che c'è sopra. Mi raccontava Simone Ficicchia che quando poi sono stati fermati nella loro azione, quindi sono stati portati via, il danno arrecato all'opera consisteva in solo un pochino di colla sul vetro ed è arrivata subito la signora delle pulizie con lo spruzzino e uno straccio e l'ha pulito. Quindi il danno ovviamente non esiste, è rilevante. Queste azioni sono solo azioni di protesta dove il significato dell'azione è l'unica cosa che conta. Io penso che questa azione di incollarsi alla Primavera di Botticelli non sia soltanto un'azione politica, ma sia anche una vera e propria opera d'arte, una performance artistica. Nella nostra civiltà l'opera d'arte è ciò che rappresenta il valore massimo, è come se fosse un simbolo di tutta la nostra civiltà. Ed ecco che i 2 attivisti, Simone e Laura, incollandosi sul vetro del dipinto, è come se dicessero: noi ce la raccontiamo che siamo in un mondo bellissimo, la primavera, ma in realtà questo mondo lo stiamo devastando. E poi c'è anche un significato proprio puramente artistico. È come se dicessero: io mi rimpossesso dell'opera d'arte perché è mia, appartiene all'uomo e non è l'uomo servo dell'arte. Attraverso questa azione quell'opera d'arte viene come rivitalizzata, ritrova un suo significato, ritrova una sua collocazione anche nel dibattito pubblico, per esempio. E l'apparente violenza del gesto serve proprio a contrastare con l'asettica perfezione dell'arte così come noi l'abbiamo imprigionata nei musei. I musei sono prigioni dell'arte, non sono luoghi di fruizione, tanto più con il turismo di massa, come diceva il buon Philippe Daverio. È impossibile andare in un museo e guardare 400 opere. Uno dovrebbe andare in un museo e guardare 3 opere, poi ritornarci dopo un po' di tempo e riguardare sempre quelle stesse 3 opere. Le opere d'arte vanno vissute, bisogna dialogare con le opere d'arte. E il museo, e per museo intendo il museo turistico odierno, sicuramente non è il luogo migliore. Tra i grandi musei mondiali, forse l'emblema di questo tipo di museo è il British Museum di Londra, pura celebrazione della gloria imperiale, che si contrappone come logica completamente rispetto, per esempio, secondo me un museo che è completamente agli antipodi sono i musei vaticani. I musei vaticani sono un insieme di collezioni private di grandi collezionisti e lì tra le opere, anche di epoche differenti, si viene a creare proprio un dialogo, è tutto un mondo. Entrare nei musei vaticani è come entrare in una grande mente del mondo.
quando entri nei musei vaticani non ti viene da ammirare la grandezza vaticana che ha creato questi musei, mentre entrando al British un po' questo sospetto ti viene e ti trovi per esempio le opere del Partenone completamente fuori contesto, chiaramente sottratte ai luoghi originali. Naturalmente poi i musei del mondo sono tantissimi e ci sono tutte le possibili varianti, perché in natura non c'è solo il bianco e il nero, ma ci sono anche tutti i grigi della scala tra l'uno e l'altro. Ecco che allora il primo brano del trittico parla di come si sente l'attivista che sta andando ad incollarsi sulla primavera di Botticelli. È un brano anche ironico, ascoltatelo, un tema un po' funk, anche un po' volutamente stupido. È un tema un po' anche che si incolla nella memoria, proprio a richiamare la colla. Sulla copertina di questo brano avevo voluto mettere la solita dama rinascimentale che accompagna tutte le copertine, quasi tutte le copertine dei singoli di questo album, con in mano la colla. È la stessa dama rinascimentale che autorizza ad utilizzare quel pochino di colla. Questo brano è naturalmente una celebrazione dell'arte, una celebrazione della libertà, della possibilità di uscire dal recinto della civiltà e anche della libertà di poterlo comunicare. E immaginate all'interno di questo trittico di mettere su un lato questo brano. Al centro c'è un altro brano e ora ci occupiamo di quello che sta esattamente dall'altra parte, che fa come da contraltare a questo primo brano. Noi è come se osservassimo il trittico camminando nel nostro ideale percorso di uscita dalla civiltà. Camminiamo nel nostro museo e vediamo queste 3 opere collegate, vediamo la prima, poi la seconda e poi la terza. Vi parlo prima della terza perché è esattamente lo specchio di questo brano, Just a Little Bit of Glue. Se il brano della colla è un po' la via di Simone Ficicchia per comunicare il suo essere uscito dalla civiltà, Hills, Pets and Animals, colline, sentieri, animali, è un po' il mio modo di comunicare, di uscire dalla civiltà. Sono 2 modi contrapposti, uno molto all'interno dell'agone politico, della discussione civile, della lotta anche civile, e l'altro è un modo di chi sceglie invece di isolarsi, di vivere appartato, non perché voglia rifuggire dal mondo, ma perché è più naturale così. È un modo forse più disilluso, ma altrettanto ironico. In entrambi questi brani c'è molta ironia, molto gioco. Stiamo giocando con il gattino della civiltà, sapendo che è un gattino che va rispettato e che può sempre trasformarsi nuovamente in drago. Perché colline, sentieri, animali? Perché ad un certo punto della mia vita mi è capitato, per mia grande fortuna, di poter vivere sostanzialmente isolato, quasi ai margini del bosco, in un luogo che è fatto di colline, di boschi e di animali selvatici. Gli animali sono sempre stati un simbolo importante per me. Ne avevo parlato anche qualche anno fa in un libro che riguardava le costellazioni, Bestiario del cielo. Ecco che allora questi 2 modi di vita, quello completamente buttato dentro la dimensione pubblica e quello che invece se ne sta fuori, se ne sta appartato, diventano complementari. Nel Rinascimento avrebbero detto che è la vita attiva e la vita contemplativa e servono tutte e 2. Se andate alle Cappelle Medicee a Firenze ci sono le grandi sculture di Michelangelo, forse le più belle sculture che abbia realizzato, il più bel ciclo, che sono le tombe dei Medici, e da una parte c'è un membro della famiglia Medici con l'armatura che rappresenta la vita attiva e dalla parte esattamente opposta c'è un altro che rappresenta la vita contemplativa. Sono 2 modi di vita che sono complementari. Perché quando si esce dalla civiltà si elimina anche il problema dell'eresia. Non c'è più
una via giusta e una via sbagliata. Tutte le vie sono possibili. Serve una immensa libertà mentale per accettare profondamente quest'idea che tutte le vie siano possibili. Pensa ai paradossi contenuti nel Vangelo. Per esempio, quando Gesù dice, e lo dico così com'è nel Vangelo, parla con i farisei, che sarebbero i professoroni dell'epoca, gli intellettuali, le persone anche molto devote ma anche molto colte, e parlando con loro dice proprio sfacciatamente: i ladri e le puttane vi passeranno davanti nel regno dei cieli. Cioè, nell'ordine della realtà contano più quelli che non tutta la vostra cultura da professoroni, tutta la vostra devozione religiosa. Oppure un altro punto poco noto del Vangelo di Luca, dove di fronte ad una donna che gli versa sui piedi del profumo, questo gesto crea scandalo tra i soliti devoti e professori, lui dice: chi ha pochi peccati da farsi perdonare è perché ama poco. Anche nei Vangeli c'è questo gusto di giocare con le convenzioni sociali, di ribaltarle in maniera paradossale. E allora si può stare all'interno di Malkut, all'interno del regno, come era nella nostra mappa dell'albero della vita, il recinto più basso, ricordate, si chiama Malkut, il regno. Si può stare lì dentro anche protestando contro le strutture della civiltà, cercando di rendere quella civiltà più adatta alla vita dell'uomo, cercando di migliorare le dinamiche della civiltà. Oppure, in un modo forse più amaro, ma altrettanto ironico, si può decidere di starne fuori. Forse dopo aver un po' perso la speranza di poter cambiare veramente qualcosa nella nostra civiltà occidentale, che ormai sembra, almeno a me, inevitabilmente destinata all'estinzione. Al centro di questi due quadri ce n'è un terzo che si intitola Genova 2001. Naturalmente il richiamo è agli episodi di Genova avvenuti nel 2001. I giovanissimi non se lo ricorderanno, ma nel 2001 c'è stato il G8 a Genova. Allora non era G7, era G8. Invitavano anche la Russia, poi hanno smesso di invitarla. E in occasione del G8 ci furono grandi proteste, grandi manifestazioni e anche grandi violenze. Direi che sono storiche le violenze avvenute per esempio alla scuola Diaz di Genova. Io non andai alle manifestazioni, non sono mai stato nella vita favorevole alle manifestazioni. Fa parte forse della mia disillusione, forse di un atteggiamento cinico, o se vuoi imputamelo pure a colpa, ma così è. Ho sempre preferito starne fuori perché non ho mai creduto all'autenticità delle manifestazioni corali di gruppo, perché probabilmente già allora, anche se ero giovane, sentivo che c'era qualcosa di artefatto, di costruito anche nel dissenso sociale collettivo. Tuttavia erano gli anni in cui leggevo No Logo di Naomi Klein, un libro allora famosissimo. Erano anni in cui mi interessavo molto delle lotte civili, delle lotte politiche, e quello fu il momento, il 2001, in cui mi resi perfettamente conto che era tutto teatro, che era tutta una costruzione. Forse quello è stato il momento in cui ho iniziato ad uscire dalla civiltà. Cosa faceva Simone Ficicchi in quel momento? Simone Ficicchi, a differenza mia, era a Genova, ma nella pancia di sua madre. I suoi genitori hanno avuto l'ottima idea, nonostante lei fosse incinta, Patrizia, che conosco bene, di andare a fare questa gita turistica a Genova per il G8 all'interno delle proteste. Quindi la vita di Simone nasce proprio all'interno delle proteste.
mi ha molto emozionato quando mi ha raccontato questo episodio. Me l'ha raccontato così. Allora, a Genova 2001 il mondo andava in fiamme e mia madre aveva la geniale idea di portarmi in una delle manifestazioni più violente e con gli esiti più drammatici degli ultimi 30 anni in Italia. Ovviamente non sapeva di essere incinta, io sarei nato qualche mese dopo, però lì è cominciata la mia attività politica, nella pancia della mamma, nei cortei di Genova il 20 luglio del 2001. Dunque, questo brano, Genova 2001, viene strutturato così. È un brano semplicemente per pianoforte, quindi suonato sostanzialmente solo da me. È un brano molto vasto ed è un omaggio alla città di Genova, che qui diventa un po' il simbolo della città ideale. Questo ideale rinascimentale della città perfetta, dove l'uomo può esprimere tutte le sue capacità. Genova è una città che io amo molto, ho studiato a Genova, ho fatto l'università ed è la sensazione di vastità, di infinite connessioni, di storia antichissima che emana dalla città, che ti fa innamorare di quel luogo. Petrarca la chiama Genova la superba già al tempo di Petrarca, cioè l'immensa, la grande. E ancora oggi è così. Ancora oggi si respira quell'aria di grandezza, di possibilità, di grande libertà. Non a caso tante proteste importanti sono avvenute proprio al porto di Genova. I portuali di Genova hanno un senso della loro dignità e della loro funzione veramente nobile. Intrecciato al pianoforte, questi grandi accordi e questo tema molto ampio del pianoforte, c'è anche il sassofono, ma nascosto. Qui non ho voluto che Simone suonasse delle note vere, ma che solo soffiasse nel sassofono, che muovesse le chiavi dello strumento per fare dei rumori, dei piccoli soffi, dei sibili che sono come nascosti all'interno del grande tema della città di Genova, come a simboleggiare il fatto che lui era presente anche se ancora invisibile, come a simboleggiare una vita che sta nascendo all'interno di questa grande storia di complessi collegamenti, intricate connessioni che però portano sempre verso la vita. Perché intrecciare elementi così biografici, personali all'arte? Perché nel momento in cui si è liberi, nel momento in cui si è fatto il viaggio nei mondi e si è ritornati in Malkut, emerge l'io. Non si è più impersonali. Il grande errore di tanti filosofi e probabilmente oggi si può dire anche di molti scienziati è stato quello di pensare che l'uomo sia esterno alla natura, che ci sia una distanza incolmabile tra l'uomo e la realtà, che ci sia una separazione. E quindi molti filosofi e molti scienziati scrivono, anche molti artisti decidono di scrivere stando fuori dalle vicende che narrano. Per esempio, emblematico in questo è Manzoni. Manzoni non si sporca le mani, sta fuori, racconta tutto dall'esterno come se fosse l'occhio di Dio che vede tutto in maniera equanime. Al contrario, per esempio, Leopardi è uno che invece sta dentro quello che scrive. L'infinito, la ginestra, il sabato del villaggio, lui è lì presente. Sono due modi diversi di affrontare il pensiero e l'arte e si capisce quale secondo me è il migliore dei due. E secondo me è migliore perché è più vicino alla verità. È più vicino alla verità che si trova oltre la porta invisibile. E come sempre ci vediamo dall'altra parte.